Ciao a tutti e bentornati su Wikos, bentornati anche nella mia rubrica My Book List, la rubrica dove vi propongo libri da leggere che mi sono piaciuti o che ho trovato interessanti. Oggi parliamo di un libro con un titolo impronunciabile, L'insostenibile leggerezza dell'essere di Milan Kundera. Probabilmente l'avete già sentito perché da questo libro è stato tratto un film negli anni 90 che è stato candidato a 2 premi Oscar e 2 Golden Globe. Ci troviamo a Praga nel 1968. La Russia ha appena invaso la città creando un clima di tensione e di persecuzione in cui gli artisti e gli intellettuali non si sentono più liberi di esprimere i propri pensieri e la propria creatività. Proprio in questo contesto Kundera ci fa seguire la storia d'amore di 2 coppie. La prima formata da Thomas e Teresa e la seconda formata da Franz e Sabina. Queste 2 coppie e queste 2 storie d'amore però sono usate da Kundera come pretesto per scavare a fondo la psiche umana, la natura umana e l'essere, appunto come dice il titolo. Il libro infatti prende queste 2 coppie e associa ad ognuna di loro la leggerezza nel caso della seconda coppia e la pesantezza nel caso della prima. Questo perché Kundera, grazie a loro, si pone una domanda, ovvero quanto leggerezza e pesantezza influiscano sulla vita degli esseri umani e quanto siano intrinseci nella nostra natura. Il titolo del romanzo infatti si lega benissimo al significato che Kundera vuole dare al testo. Da una parte troviamo la leggerezza, ovvero il nostro essere secondo Kundera è leggero e i nostri pensieri e le nostre scelte sono leggere proprio perché sono transitorie, quindi non durano per sempre. Siamo noi invece ad attribuirgli pesantezza perché siamo portati a cercare di dare un significato a tutto, anche a cose che magari semplicemente non dovrebbero avere un significato. È un libro che sicuramente vi consiglio di leggere, ma vi consiglio di leggerlo in più sedute, non perché sia pesante, perché comunque Kundera racconta questa storia in modo abbastanza scorrevole, ma è comunque un libro che ci porta a riflettere, quindi magari fermarsi ogni tanto durante la lettura, fare una pausa, aiuta a capire bene quello che Kundera sta cercando di dirci. Come dicevo prima, da questo libro è stato anche tratto un film che io però non ho guardato, quindi se voi l'avete guardato fatemi sapere nei commenti com'è. Fatemi sapere anche se avete letto questo libro o se avete letto altri libri sempre di questo autore. Io come al solito leggo tutti i commenti che mi lasciate. Ci vediamo al prossimo video, ciao e grazie!